Per le storie della soffitta, oggi apriamo una finestra su un mondo dove il buon umore regna sovrano, tra colline sperdute e personaggi indimenticabili. Non perdete nemmeno un secondo e lasciatevi coinvolgere da questa avventura nel mondo dei fumetti. E non dimenticate, se il podcast vi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un like e suggeritemi di cosa vorreste che parlassimo la prossima volta. Oggi parliamo di un'icona del fumetto americano che ha saputo conquistare il cuore di milioni di lettori. Sto parlando di Li'el Abner, il capolavoro di Al Capp, un autore che ha saputo raccontare l'America con una satira pungente e irresistibile. Li'el Abner è un personaggio che fa la sua comparsa nel 1934 e diventa rapidamente uno dei volti più riconoscibili della cultura popolare americana. Immaginatevi, cari soffittari, un ragazzo della campagna, ingenuo e muscoloso, che vive nel piccolo paese di Dogpatch. Un vero e proprio gigante buono in un mondo che non smette mai di sorprenderci. Il successo di Li'el Abner è stato così grande che non si è limitato ai fumetti. Pensate che questa striscia è diventata un musical di Broadway e ha persino ispirato film cinematografici, infatti la RKO fece un adattamento cinematografico in cui partecipò anche Buster Keaton. E per non parlare dello Shmoo Doll, un pupazzo che nel suo primo anno di vendita, nel 1950, ha generato ricavi per 25 milioni di dollari. La magia di Li'el Abner risiede nella sua capacità di satirizzare la società contemporanea, mettendo in luce i difetti ma anche l'umanità dei suoi personaggi. Da Mami Yokum, la piccola ma autoritaria madre di Abner, a Peppy Yokum, e poi Daisy Mae, la bella ragazza di campagna che conquista il cuore del nostro eroe dopo anni di corteggiamento. Ma c'è di più, cari soffittari. Al Capp, attraverso le pagine di Li'el Abner, ha mostrato una profonda comprensione della condizione umana, tanto che grandi nomi come John Steinbeck lo hanno lodato, proponendolo addirittura per il premio Nobel. Penso che Al Capp sia probabilmente il più importante scrittore del mondo del momento. Al Capp non è riuscito soltanto a criticare, ma anche a far accettare la sua critica e a divertire con essa. Soltanto Cervantes e Rabelais avevano ottenuto questo risultato prima di lui. John Steinbeck, proponendo Al Capp nella rosa dei candidati per il premio Nobel. Se lo dice uno come John Steinbeck, autore di romanzi immortali come Furore e La Valle dell'Eden, allora non vi è alcun dubbio sul talento e il genio di Al Capitoli, autore americano tra i più noti e amati. Capp fu in grado di realizzare un incredibile fumetto satirico e, per farlo, creò uno dei personaggi più belli e importanti della storia dei comics, Li'el Abner, perfetto esempio del buon americano, ingenuo, buono, rozzo e ignorante ma con un grande cuore, un po' come Braccio di Ferro. Io ho un debole per i personaggi così. Altra similitudine con Segar, anche il particolare linguaggio usato da Capp. Tutti i personaggi della contea di Dogpatch si esprimono con un linguaggio sgrammaticato e giochi di parole che rendono i dialoghi per molti versi intraducibili nel nostro paese. Nel caso della lunga avventura contenuta nel volume consigliato, La ricerca della bella fiola, Abner si innamora di un ginocchio di una ragazza intravisto in una delle avventure del detective Fearless Fosdick, una specie di parodia di Dick Tracy. Il bello e ingenuo giovanotto intraprende un viaggio per cercare questa fiola. E in questa lunga avventura, quasi una sorta di romanzo se vogliamo, il lettore potrà notare tutte quelle particolarità prima citate. Siamo nel 1950, Capp aveva 40 anni, la strip di Li'el Abner 15 e le esigenze del suo autore incominciavano a cambiare. È un periodo di grande reinvenzione per lui, l'ispirazione è costante e i limiti imposti dalla striscia quotidiana iniziano a stargli stretti. Per questo Al Capp riesce a concentrare un'unica storia in centinaia di strisce senza che il ritmo ceda mai e continuando quella ricerca di linguaggio che ha da sempre contraddistinto le avventure di Li'el Abner. Ora, lasciatemi raccontarvi una curiosità su Al Capitoli. Questo grande autore non si è mai arreso di fronte alle avversità, ha perso una gamba da giovane, ma questo non gli ha impedito di diventare uno dei cartoonist più amati e rispettati. La sua resilienza è stata un esempio per molti, soprattutto durante le visite ai soldati feriti nella Seconda Guerra Mondiale. Fu durante la convalescenza che decise di fare il cartoonist. Nel mondo dei comics entrò con l'aiuto di M. Fisher, creatore del personaggio Joe Palooka. Anni più tardi, tra Capp e Fisher nacque una vera e propria faida che si concluse a favore di Al Capp e con la triste morte per suicidio di Fisher. Al Capp descriveva il costume e la società americana con uno spirito indipendente, ciò gli valse grandi il plauso di molti nomi illustri, tra cui Steinbeck appunto, ma anche numerose critiche sia dalla destra che dalla sinistra. Ma Capp è sempre andato avanti per la sua strada, e nonostante raccontasse ironicamente la società americana,
allo stesso tempo faceva emergere nelle avventure di Lielle Abner un grande senso di nazionalismo e fiducia nel paese. Non dimentichiamoci che la strip nasce nel 1934 in pieno New Deal, durante la presidenza Roosevelt, dove i valori americani e la fiducia in se stessi rappresentavano lo spirito del paese dopo la Grande Depressione. In conclusione, Lielle Abner non è solo un fumetto, è un pezzo di storia, un esempio brillante di come l'arte possa influenzare e riflettere la cultura. E Al Cap, con il suo stile inconfondibile e la sua critica sociale, ha certamente lasciato un segno tangibile nel mondo dei comics e della cultura popolare. Spero che questo viaggio nella comica ma profonda realtà di Lielle Abner vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivervi alle storie della soffitta per non perdere nessuna delle nostre storie affascinanti sui personaggi che hanno fatto la storia. Lasciate un like se vi è piaciuto l'episodio e commentate qui sotto quale personaggio vorreste scoprire nel nostro prossimo appuntamento. Grazie per aver ascoltato, e come sempre, alla prossima avventura nella soffitta.